canale 50.000 persone, 50.000, cioè iscritti, non che ci sono 50.000 persone. È un sacco di gente, se ci pensate cosa potete farci con 50.000 persone? Potete farci le cose, un sacco, poi cioè dove ce le metti alla fine? Non lo so, ho pensato di rispondere alle 3 domande che mi fate più spesso, sia per voi che per me, perché io rispondo sempre alle stesse domande sotto i commenti, su Instagram, tutte le cose così. Ok? E niente, insomma, direi di incominciare. Io non ho capito niente di questa intro. Voi ci avete mai capito qualcosa delle mie intro in generale proprio? Vabbè, incominciamo. Allora, la domanda che mi fate più spesso in questo periodo è, e anche giustamente, ma non hai paura del Nord Corea? Ma no, ma sì, ma forse, ma perché? E la risposta è che mi è arrivato un messaggio. Bello, dopo controllo. La risposta è assolutamente no, o meglio, ni. Nel senso che 5 anni fa, quando sono venuto in Corea, avevo una caca pazzesca così, cosà, de su, de giù, a destra e a sinistra. Perché praticamente quando sono arrivato, quel pazzo era già tipo infuriato e frustrato e gne e continuava a minacciare la Corea del Sud. Io ai tempi, non conoscendo bene la situazione, ero di un cacamento di sotto incredibilmente incredibile. Cioè proprio lui non solo minacciava, ma dava delle date precise, tipo il 23 settembre bombarderò e creperete tutti. E io, secondo voi, cioè, potevo non cacarmi sotto? Io che ne so che quello diceva cavolate. Io avevo un'ansia così, proprio un'ansia prorompente proprio. E i miei amici mi dicevano tutti tipo che ti preoccupi, ma parla sempre, parla gne. È facile a dirsi, ma se lo vi in prima persona e parla sempre gne, sta gran ceppa di minchia, nel senso che ne so io, non lo so. E quindi mi ricordo che il mio primo periodo in Corea era proprio caccasottissimo, perché i giorni prima delle date che diceva che avrebbe incendiato Seoul, io non riuscivo a dormire, cioè avevo proprio tipo l'ansia e ogni rumore, cioè tipo sentivo un grillo da 600 km e mezzo di distanza e io mi cacavo sotto. Fortunatamente con gli anni mi sono un po' abituato, insomma, e in realtà ora so benissimo che non può fare niente quel povero ciccio bello lì, che può fa oggettivamente. Cioè, se quello bombarda Seoul è un suicidio per lui, capite? Non ha molto senso che bombardi Seoul. Quindi dopo 5 anni che quello fa gna, alla fine, cioè sinceramente non gliene frega più a nessuno. Se voi venite a Seoul proprio vedrete che è la tranquillità più tranquilla che potete vedere, che possiate vedere. Sto anche i congiuntivi, è un congiuntivo, vabbè. Perché proprio qui sono abituati da decenni e decenni del post guerra che il Nord Corea continua a hablare e non fa mai niente, insomma. Anche se so che è difficile ovviamente proprio fregarsene completamente, perché veramente i giornali e le televisioni italiane veramente per fare notizia pompano le notizie, veramente pompano, che veramente Cicciolina in confronto era una santa. Però veramente fidatevi da me, sono ancora vivo, sono ancora qui, so fico, so bello e so sempre fotomodello. Diciamo che lui ha bisogno di continuare a fare bordello, di fare casino, perché essendo che vivono sotto una dittatura, cioè lui è un dittatore, deve far vedere che ce l'ha grosso fondamentalmente. Se lui continua a minacciare Seoul e a fare il figo, a fare il grosso, insomma cittadini del Nord Corea pensano che effettivamente lui è figo e quindi ok, qui fuori scusate fanno la gara di clacson, ma va bene così. Se lui continua a minacciare, poi i cittadini pensano che lui effettivamente è figo e gli stanno sotto, cioè gli stanno cioè sottomessi, non sottomessi, cioè avete capito. In più non preoccupatevi, perché nel caso proprio facciamo corna, tocchiamoci palline, culetto e tutto quello che si può toccare, ma nel caso ci fosse una guerra imminente, le ambasciate comunque del vostro paese vi chiamerebbero e vi farebbero sgombrare. Fate conto che io appunto nel mio primo periodo che ero in Corea ero così in panico che chiamai l'ambasciata tipo oddio ma devo scappare, cosa devo fare? E loro tipo proprio così. Insomma, per dirvi quanto è in
gravida la situazione. Ingravida? Gravitazionale? Non lo so. Il senso di questa cosa è: non fidatevi delle news, state tranquilli e basta, venite a trovarmi, insomma. Passiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è: ma io che lavoro faccio in Corea? E la verità è che non lo so neanche io. Mi spiego meglio. Il fatto è che faccio toppissime cose, molto top, ma anche troppissime. Faccio troppe cose qua, là, su, giù, che trick e track, che neanche io so che lavoro effettivamente faccio. Diciamo che ho fatto un po' di lavori. Quando sono venuto la prima volta in Corea, lavoravo negli asili coreani, come già alcuni di voi sanno. Io adoro i bambini alla follia e stavo benissimo in realtà, era un lavoro bellissimo, paccioso, pacciourello, ma come... Ma ragazzi, era un bellissimo lavoro. I bambini coreani sono una roba sono delle patatine fritte che veramente te le mangeresti tutte, sono patatose, non sono come quelli italiani che sono degli scassa. Sono ragazzi, bambini italiani. Quindi in realtà mi trovavo molto bene a insegnare negli asili, solamente che era molto faticoso perché il lavoro che io facevo era quello di insegnare la cultura coreana, appunto come già dicevo nell'altro video, e quindi non è che avevo un asilo, insegnavo in diversi asili ed erano tutti sparpagliati di qui, di là, in Corea, cioè sì, tutti in Corea, volevo dire Seoul, e Wonju, insomma, Daejeon, altri paesi, altre città. E quindi era veramente faticoso per il prezzo, il coso che... lo stipendio che prendevo, quello è lo stipendio che prendevo. Però diciamo che era un periodo insomma in cui non potevo fare più di tanto, quindi mi accontentavo insomma. Pian piano, se leviamo il periodo in cui ero trainee per diventare cantante, che insomma ero nella mia compagnia, quindi mi pagavano vitto e alloggio, ho incominciato a fare il modello, ok? Per modello si intende attore, modello, non lo so neanche io, insomma, per le pubblicità, insomma, per gli eventi, per le pubblicità, perché io non è che sono un modello, cioè non è che sono alto 1,85 m così, diciamo più attore, non lo so neanche io sinceramente, però fidatevi di me. Facevo tipo le pubblicità, i programmi televisivi, robe così, gnic e gnac e su e giù. E in realtà mi è sempre andata bene così perché è un lavoro che comunque, parliamoci claro, per quello che lavori, per le ore che lavori effettive, guadagni bene, insomma, sicuramente molto più della maggior parte dei lavori. Il problema vero è che ora ci sono una miriade di di stranieri che vogliono fare questo lavoro, giustamente. Quando io sono venuto la prima volta 6 anni fa o 5 anni fa, non mi ricordo più, in Corea c'erano pochi stranieri, relativamente pochi, nel senso che se avevi un minimo di bella presenza e un po' di talento, insomma, più o meno te la cavavi a lavorare qua e là come modello, come attore, insomma, fare queste gighine. Però ora c'è proprio un'orda estrema di stranieri che vengono a causa del K-pop, della Hallyu Wave che si sta spreadando in giro per il mondo, è strapieno di stranieri, e il lavoro che c'è è sempre pochino, perché ricordiamoci che siamo stranieri nella televisione coreana, però, o comunque nelle pubblicità coreane, quindi ovviamente la maggior parte dei lavori sono per i coreani, insomma non sono per noi. E questa cosa cosa ha provocato? Ha provocato che i prezzi dei modelli stranieri proprio sono scesi a livelli indescrivibili. Comunque questo abbassamento di prezzi cosa ha creato? Ha creato che ora è veramente difficile, se no impossibile, vivere di pubblicità, programmi televisivi e robe così. Fate conto che io la prima volta che sono venuto in Corea per fare l'extra in una pubblicità o in un dramma così, prendevo circa 400.000 won al giorno, che sono 300 euro, 350 euro, insomma prendevo bene. Ovviamente non lo facevo tutti i giorni, però se calcoli insomma di qui di là i provini, passare provini, mandare curriculum, alla fine è un lavoro a tempo pieno, che poi il lavoro effettivo che fai è poco, va bene, però insomma tra trovarti il lavoro, passare provini, queste trick e track, comunque il tempo ce lo impieghi. Al mese, se ipoteticamente facevi 5 o 6 shooting, uno stipendio ce lo tiravi su. Ora il prezzo di un extra è sceso di 4-5 volte, è diventato dai 50.000 won, che sono
35 euro, 40 euro, ai massimo 100.000 won, che sono 80 euro. Ora voi capite che ovviamente tutto, anche il resto è sceso, quindi se fai il modello principale, se fai l'attore principale, bla bla, è tutto sceso giù. E ovviamente se fai 4 shooting al mese, fatevi i conti voi, ma non diventa più uno stipendio a questo punto. Il fatto è che le persone nuove che arrivano non sanno quanto valgono veramente. Il fatto che loro prendano meno soldi non vuol dire che allora lo shooting costa meno soldi, semplicemente altre persone prendono i soldi che non prendi più tu. E quindi è questa la cosa che mi fa girare i Marung Glacé di più. Semplicemente l'attore adesso prende 2 lire spicce in croce, e la gente e il regista e le altre persone prendono molti più soldi di prima, giustamente perché pagano meno gli attori. Quindi a me questa situation mi sta facendo un pochino passare la voglia di fare, di disfare. Io sono uscito dalla mia azienda ormai da qualche mese e non sono ancora rientrato per ora in nessun'altra azienda. Sono in un periodo un po' di limbo di qua e di là, più che altro perché i contratti con le agenzie coreane fanno caccarino, ragazzi, soprattutto nell'entertainment. Se conoscete il mondo del K-pop già un po' sapete, però per farvi un esempio, il contratto per i cantanti funziona che i cantanti prendono il 30% degli incassi e l'agenzia ne prende il 70%. E la stessa cosa è per i modelli, insomma, non tutte le agenzie, ma tante sono così, e se ti va bene prendi al massimo 50-50, ma 50-50 su tutto. Quindi se io per esempio mi trovassi un lavoro per il conto mio, cosa che accade spessissimo in realtà, io comunque dovrei dare il 50% del lavoro che io trovo alla mia azienda. E questo cosa ha creato? Che al giorno d'oggi la maggior parte delle agenzie per modelli stranieri ora fa così, nel senso che fa i contratti agli stranieri perché sanno che hanno bisogno del visto. E quanto questo clacson, bip bip bip. Fanno i contratti agli stranieri perché sanno che hanno bisogno del visto. E che fanno questi furboni furbetti? Praticamente non fanno una cippa, aspettano che i modelli si trovino il lavoro da soli e non fanno niente, prendono i soldi passivamente. Ok, bella la vita così, ma io sinceramente non ci sto. Di trovarmi lavori io per poi dare i soldi all'agenzia che non fa niente per me, sinceramente anche no. E quindi in realtà sono alla ricerca di un'altra agenzia che in realtà ho forse trovicchiato, ma non ho ancora firmato niente. Quindi ora come ora non lo so neanche io cosa faccio. È un periodo un po' di limbo estremo, però insomma faccio questo, quello, quell'altro, insomma se metto tutto insieme alla fine metto su uno stipendio, insomma, cioè nel senso sopravvivo così per ora, però sicuramente è un periodo di transito. Bene, mi si è spenta la telecamera, non so se sia cambiata la luce o no, ma nel caso va bene così. E l'ultima domanda a cui voglio rispondere è: come si fa a lavorare nel mondo dello spettacolo in Corea? E la verità è che non c'è una risposta proprio che sia una risposta. L'unica risposta che è chiara in questo momento è che fuori stanno facendo dei lavori o si stanno ammazzando di botte. Mi spiace se sentite casino. Comunque quello che io consiglio sempre è quello di imparare la lingua prima, in qualsiasi caso, sia che vogliate lavorare nel mondo dello spettacolo o nel mondo dell'architettura geometrica o quel che è, insomma, prima la lingua è importantissima. Quindi venite qui come studenti, andate alle OHTAN che sono le accademie di lingua delle università, imparate la lingua e intanto insomma state in Corea, così capite se vi piace la Corea o no, anche perché se vedete i drama e le cose non è proprio la stessa cosa che viverci, io ve lo dico, nonostante la Corea sia un paese bellissimo. Comunque il senso è che fondamentalmente non ci sono risposte, va anche un po' a culo a quanta attività sociale voi fate, perché sì, il conoscere gente è gran parte di qualsiasi lavoro, nel senso che se venite da soli non sapete niente, dovete conoscere gente, dovete uscire, fare cose, cacchi, mazzi, su, giù. Oggi dico su e giù un sacco di volte, non so perché, proprio mi piace dire su e giù. Comunque a questa domanda non posso effettivamente rispondere, mi dispiace, l'unica cosa che posso dirvi è: venite in Corea come studenti, imparate la lingua e la cultura e intanto conoscete un sacco di gente, cioè conosciate
Insomma, dovete andare a divertirvi. Paradossalmente aiuta, cioè dipende dove andate, ma se andate nei posti con i dodicenni che fanno pepe e Maracaibo con le pernacchiette, probabilmente non aiuta. Però in linea generale è sempre buono avere degli amici coreani, delle persone coreane che vi possono aiutare, insomma, e più ne conoscete, più conoscete persone che potrebbero aiutarvi nella cosa che voi volete fare. Ma poi, perché chiedete a me che io manco so parlare e non so neanche spiegarmi? Questa è la domanda vera, ragazzi, questa è la domanda vera. E questo è tutto per today's video, per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, spero di aver risposto a tante delle vostre domande. Devo dirvi un paio di cose, insomma, in primis. Numero uno, vi piace questo nuovo modo di fare video? Non lo so, non l'ho mai fatto e voglio tentare, voglio sperimentare cose nuove. Lascio un sondaggio qui, così mi dite se vi fa cagare la smetto. E un'altra cosa è che so che tanti di voi stanno aspettando i video con June e Joe dei Project J, insomma i miei video con i miei due amici che sono bellissimi e super coccolosi. Ma il problema è che lo short guy, tatino mio patatoso, si sta preparando per fare il militare in questo momento, quindi non è a Seoul, e ogni volta che noi ci mettiamo d'accordo per fare gli shooting ci incastriamo, perché anch'io faccio, cioè sono una persona impegnata, giuro, e quindi è un casino metterci d'accordo. Sarà 3 volte che proviamo a metterci d'accordo e non riusciamo. I video arriveranno, tranquilli, se non settimana prossima, quella dopo ancora, e se non quella dopo ancora, quella dopo ancora. Ricordate che potete seguirmi su Instagram e Facebook. Se vi piacciono i miei video, mi volete bene, iscrivetevi magari pure al canale e attivate la campanellina, perché potrebbe essere che metterò dei video a cacchio in questo periodo, proprio bam 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 bam, e quindi con la campanellina almeno vi arrivano le notifiche. E ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao ciao. Plum 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 plum.